del 2010, 15 anni. Ciclano un casino ormai, 165, 75, 16, ma niente, non vanno via, sono tutti graffiati. E andare a sostituire gli ammortizzatori, poter spostare il suo scatolotto e metterlo da qualche altra parte. Le boccole sono andate. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in un paesino che si chiama Fiume di Nisi, un borgo molto caratteristico. Qui siamo poco sopra il paese e guardate che spettacolo. Quindi ragazzi, finalmente è arrivato il momento di presentarvi il mio nuovo mezzo ed eccolo qui. Bene ragazzi, prima di iniziare con la descrizione della bestia, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina che c'è qui giù, mettete un mi piace al video, così non perdete i prossimi video perché faremo parecchi unboxing e recensioni di prodotti davvero interessanti e anche gli upgrade che andrò a fare a questa bestia. È un Toyota Land Cruiser del 2001, un KDJ 95, 3163 cavalli. Questa è la versione aggiornata del KZJ, sempre serie 90, che però usciva con poco più di 120 cavalli. Adesso non mi ricordo, 120, 125, mentre questo dopo con Monorail con 163 cavalli, che è la differenza. La difesa si sente tutta, ovviamente blocco del differenziale, qui c'è la leva cambio manuale, quello lì. L'ho presa poco, circa un anno fa, però fra una cosa e l'altra, impegni di lavoro, impegni di famiglia, qualche lavoretto, ho perso un po' di tempo per usarla, cioè l'ho usata poco, ci ho fatto sì e no 4.000 km, di cui 1.000 sono stati fatti, non so se avete visto i video precedenti, perimetro della Sicilia. Ci sono 2 video in merito, se andate giù e andate a trovare. Cosa devo fare adesso? Anzi, cosa ho fatto? Intanto ho cambiato i fari, questi fendinebbia che erano rotti, comprati nuovi. Questi qui ho provato col carrozziere a sistemarli, ma niente, rimangono gialli, fanno poca luce, quindi
prossimo upgrade sarà comprare i fari nuovi. E poi cosa ho cambiato? Vabbè, ho fatto dare una pulita dal carrozziere, anche se la macchina devo dire è messa piuttosto bene. Poi ho fatto verniciare i cerchi neri, che sono tutta un'altra cosa, sono molto più belli. Vabbè, qualche adesivo qui giusto per fare qualcosina. L'ho lavata oggi, così bene o male ve la presentavo più pulita. Poi cosa c'è di diverso da quello originale? Intanto le gomme, che non sono le 265/70/16 ma sono le 265/75/16, quindi abbiamo la spalla un po' più alta. Il vecchio proprietario ha messo degli spessori che però io andrò a rimuovere col meccanico e faremo mettere appunto degli ammortizzatori, un kit rialto più 5, così non ci saranno problemi che vanno a toccare. Poi altra cosa che c'è è qui. Questo il vericello già c'era dal vecchio proprietario, solo che la targa era imbullonata qua. Allora io l'ho fatta spostare con delle cerniere, l'ho fatta mettere qui per nascondere il verricello, che non mi piaceva come si vedeva. Insomma, la targa decentrata non era bellissima da vedere. La macchina monta delle BF Goodrich che purtroppo ormai si sono deteriorate, hanno anche, ho letto il DOT, dovrebbero avere 7 anni, infatti qui si può notare che già iniziano a spellarsi, vedete, a perdere un po' di materiale, quindi devo cambiare le gomme. Anzi, a tal proposito datemi un consiglio su che gomme. Ero orientato sulle Radar Renegade RT Plus, non so se le conoscete, non so se qualcuno di voi che mi guarda ce l'ha. Se ce l'ha, magari giù nei commenti mi scrive come si trova, perché esteticamente sono bellissime. Non sono né all terrain né mud terrain, sono una via di mezzo, delle ibride veramente cattive, belle gomme. Siccome io non è che faccio 20.000 km l'anno, quindi magari sapete mi aumentano i consumi. Il rapporto qualità-prezzo, che queste costano una fucilata. Sinceramente spendere 1200 euro per 5 gomme, perché dovrei andare a mettere anche quella di scorta, perché se queste ne hanno 7, questa mi sembra che è del 2010, insomma avrà un 15 anni, ormai è durissima e quindi dovrò andare a cambiare anche la ruota di scorta. Poi andiamo a vedere cosa c'è sotto il cofano, perché anche lì ho da chiedervi dei consigli. Quindi qui ho montato questo piccolo dispositivo, è un battery monitor. Praticamente questo collegato ovviamente ai due poli, positivo e negativo, e questo mi va a monitorare lo stato della batteria. Infatti mi sono accorto che ogni mattina c'è un 10%, 15% in meno. Ora non so se è una cosa normale che in una notte perde il 15% la batteria. Ovviamente l'alternatore appena partiamo la ricarica senza problemi, però di questa cosa mi devo informare. Pensavo che fosse la radio, cioè era anche la radio che praticamente non era sotto quadro, cioè anche quando io spegnevo la macchina, se schiacciavo il pulsante di accensione la tua radio si accendeva, quindi ho pensato che quello potesse servire corrente, e così era. Infatti l'ho fatto mettere sotto chiave. Infatti prima me ne perdeva un 25%, ora scala ad un 10%, 12%, che comunque mi continua a sembrarmi non una cosa normale. Fatemi sapere se avete qualche idea su cosa possa essere, anche perché qui c'ho anche dove attivare e disattivare appunto il verricello con la chiave ed è messo a off, perciò questo non assorbe. Qui c'è la centralina del verricello. Questo qui è il vano dove si sarebbe dovuta mettere la seconda batteria, cioè installare la staffa, questa qui, anche qui, poter mettere una batteria servizi, comunque una seconda batteria. Io me lo sono ritrovato, l'ex proprietario l'ha messo qui. Adesso io volevo appunto spostarlo, perché volevo mettermi una seconda batteria, visto che ho lo spazio, mettere lì una bella batteria a lidio, farmi magari un impianto come batteria. Non lo so se si sente la mia voce, perché il fiume, comunque speriamo che vi sentiate bene. Va bene, che dirvi, e niente, se avete un'idea di dove poter spostare questo scatolotto e metterlo da qualche altra parte, vediamo così di poter installare lì una seconda batteria, dove magari poi i fari che andrò a installare qui li potrei collegare, che assorbono dalla seconda batteria. Poi cosa vi volevo chiedere più? Vi dovevo chiedere un'altra cosa che non mi ricordo adesso, man mano che registro mi viene in mente. Allora, intanto vi faccio vedere il cofano. Il cofano bello grande, abbattendo i sedili
ho visto che praticamente si formano uno scalino di 27 cm, quindi la mia idea era qui di fare una struttura in legno, appunto, che altezza massima 27 cm, dove mettere magari due cassettoni, comunque dei vani sotto di stivaggio, e avere comunque poi abbastanza sedili, avere un piano di... Io ho misurato, portando i sedili avanti sono circa 1,90 m e qualcosa, io sono 1,76 m, quindi 77, quindi non dovrei avere problemi. Mia moglie è piccoletta, quindi non ho problemi per dormirci, anche se poi, come vi ho detto, l'idea era quella di montarci una bella tenda da letto e avere più versatilità. Il dubbio era, io ho fatto i conti più o meno di quanto mi veniva la spesa costruire il mobile con la cassettiera, e se ne vanno circa 150-200 euro. Solo le guide costano un casino, quindi avevo pensato quindi la spesa della cassettiera si aggira intorno alle 200 euro. Quindi sinceramente ho visto su internet, magari vi metto un'immagine qui da parte, senso d'impressione, comunque di una cassettiera che mi era piaciuta, era tutta in acciaio Ino, già completa, e la prendi, la monti ed è finita, proprio plug and play. Si monta, si attaccano ai due dove c'hai i tiranti che si vanno ad ancorare qui, ce ne sono 4, scusate il disordine, eccolo lì, e la stessa cosa è dall'altra parte. E volevo mettere appunto una cassettiera. Adesso il dubbio era o mettere una cassettiera fatta da me con tutti i problemi, tempistiche, cose varie, o appunto metterci questa cassettiera in acciaio già rivestita sopra con la moquette, insomma una cosa bella rifinita, abbastanza rifinita. È abbastanza resistente, visto che è in acciaio, guida in acciaio, supporta mi sembra 100 kg a cassetto, perciò non avrei nessun problema. Il costo è circa il doppio. L'ho trovato da un importatore, ovviamente è tutta roba made in Cina, l'ho trovato da un importatore spagnolo e niente, volevo prenderla da là. Quindi ragazzi, visto che si sarebbe anche fatta una certa, adesso facciamo un attimo una pausa, mangiamo qualcosa e poi continuiamo. Sono portato una banana. Un'altra cosa che ho cambiato erano le frecce, che avevo messe queste qua dinamiche, vi faccio vedere come accendono dopo, anzi ve lo metto adesso magari in sovraimpressione. Altra cosa, poi visto le dimensioni del mezzo, e visto che comunque dietro, tra la ruota di scorta, tra il notto oscurato che non è neanche tanto grande, appunto le dimensioni del mezzo, sono andato a installarmi una retrocamera, eccola qui. Questa praticamente sostituisce una delle due luci LED che illuminano la targa, così non ho dovuto forare, non ho dovuto fare niente, giusto passare i fili e arrivare a mettere lì lo schermino, e questo in attesa magari di mettere o un autoradio doppio DIN in modo da poterci collegare la telecamera, o avevo pensato anche di sostituire lo specchietto con questi specchietti, anche perché non lo uso come specchietto retrovisore,
ma lo userei come display per andare a vedere quando faccio retro con la telecamera. Poi altra cosa che ho fatto all'interno sono il sostituire nel quadro le lampadine analogiche con delle lampadine a LED. Prima faceva quel colore giallino, non era uniforme, dove si accendeva di più, dove si accendeva di meno, addirittura forse anche qualche spia non funzionava, forse si era fulminata la lampadina. Così ho comprato le lampadine a LED e le ho montate. Vi metto un'immagine di l'altra sera che l'ho accesa di sera proprio per farvi vedere com'è la sera com'è. Poi ho aggiunto, aspettate che vi giro, ho poi aggiunto questa maniglia qui, che qui praticamente c'erano i tappi, ho voluto aggiungere una maniglia e le ho aggiunte pure là in fondo per andare ad ammettere appunto quella rete portaoggetti che ho comprato sempre su internet. Ho comprato sia quella sia questa che si attacca al sedile per poterci mettere qualcosa e averla subito a portata di mano. Faccio vedere dietro come l'ho fatto. Eccolo lì, una lì e l'altra. Comunque di questa avevo fatto degli short e avevo messo i link per chi volesse andarsela a comprare e montare sulla macchina. Poi ho integrato queste lampadine, sono praticamente delle lampadine, delle luci LED. Si mette questo qui che è col biadesivo, che è magnetico, cioè questo è magnetico, questo è in metallo, lei si va a mettere qui, touch, e quando si vuole ricaricare c'è la porta USB qui, comodissimi. Ne ho messa una qui e una qui per quando apro il portellone di sera che c'è poca illuminazione. Anche questa posso toglierla e andarla appunto a ricaricare. Cos'altro? Intanto adesso ho un contatto con un'azienda per montare due bellissimi fari qui, fari a LED di quelli aggiuntivi. Non che io chissà quanto giri di notte, però a parte che mi piacciono esteticamente, fanno la macchina decisamente più cattiva e poi sono anche belle da vedere e potrebbero sempre servire. Intanto le montiamo e appena mi arriverà il pacco faremo un bel unboxing, un video appunto dedicato ai fari a LED. Ho deciso di prendere dei fari da 7 pollici, 9 pollici mi sembravano eccessivi, così da 7 pollici. Devo solo vedere come farla, come andarla ad attaccare qui. Fatemi sapere se qualcuno di voi già le ha installate, se magari, non lo so, avete messo una controscaffa sotto, qualcosa, così mi porto avanti. Altra cosa che volevo installare era appunto un portapacchi. Al momento ci sono delle 2 barre di dubbio gusto. Volevo appunto togliere le barre e mettere un portapacchi, però questo non volevo toglierlo, volevo mantenerlo e quindi appoggiarmi poi sulla canalina con quelle, ora non mi viene il nome di come si chiamano, comunque quei piedini che tengono il portapacchi. Indeciso tra prendere quello a cesta tipo il Safari o metterne uno di quelli piatti. Magari vi metto le immagini così magari non mi spiego bene, così dalle immagini capite cosa intendo. Poi altra cosa sono le pedane messe dal vecchio proprietario, i V-Duty. Poi cosa aveva messo qui il vecchio proprietario? Non so se queste pellicole le aveva messe il vecchio proprietario, ma sono da togliere perché ormai sono tutte sbiadite, non sono più nere, sono rossastre, marroncine, sinceramente fanno un po' cagare, quindi andrò a cambiare anche quelle. E niente ragazzi, questa è mi piace un po'. Fatemi sapere per appunto il portapacchi se avete qualche sito. Non voglio spendere tanto, non postatemi il link di portapacchi di 1.500-2.000 euro perché non me ne faccio niente. La mia spesa sarà, voglio spendere 600-700 euro per il portapacchi, anche perché i soldi da spendere già ce li ho spesi un bel po', quindi ci sono ancora tanti da spendere. Questa è la macchina, guardatela da qui, a me piace un botto e mi sto divertendo un casino ad andare in mezzo agli sterrati. Bella, mi piace. Va bene ragazzi, questa è la belva, vi salutiamo. Se anche questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettermi mi piace
iscrivetevi al canale, attivate la campanellina qui giù e presto arriveranno altri video. A parte l'upgrade che faremo man mano a questa macchina, ci saranno anche video di altri prodotti che mi stanno arrivando che voglio farveli vedere. Vi lascio con qualche immagine qui di questo posto che è fantastico e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.